amici di Vino, per questa nuova puntata della rubrica speciale di Vino, cose di casa e dell'orto. Oggi parleremo di un problema importante che attanaglia le nostre case, soprattutto in alcuni periodi dell'anno e soprattutto in certe condizioni. Parleremo dei fastidiosissimi moscerini, o meglio conosciuti come moscerini della frutta, e cercheremo, come potete vedere già ci sono i primi elementi sul tavolo, di eliminarli in maniera totalmente biologica e senza utilizzare pesticidi. Ci vediamo subito dopo la nostra fantastica e favolosa sigla. In determinati periodi dell'anno, ad esempio, si sviluppano i fastidiosi moscerini, comunemente chiamati moscerini della frutta. Si sviluppano per alcune ragioni che vi elencherò, quindi potete cercare di prevenire il problema, ma se il problema è già in corso non c'è nient'altro da fare che seguire questo semplicissimo metodo. Cosa andremo a fare? Andremo innanzitutto ad eliminare le cause del problema. Quali sono le cause del problema? Adesso ve ne faccio vedere una e capirete. Eccola qua. Questa è una delle cause del problema, la frutta che marcisce, perché i famosi moscerini della frutta vanno ghiotti, giustamente, della frutta che marcisce. Quindi per prima cosa, per prevenire il problema, andate ad eliminare tutti i tipi di frutta che stanno marcendo, stanno invecchiando all'interno della vostra abitazione, oppure spostate la cesta della frutta all'esterno, su un balcone, al chiuso in un armadietto, come volete voi, in giardino. È la cosa più semplice da fare in questi casi. L'altra ragione può essere le piante che marciscono. Quindi controllate per bene tutte le vostre piante. Ad esempio, io sono sicuro che la ragione principale perché la frutta la controllo spesso sono le piante, perché ho portato all'interno, adesso è inverno, ho portato all'interno le piante che normalmente non riescono a superare l'inverno, e quindi tra queste piante alcune avevano delle foglie marce e quindi si sono sviluppati questi fastidiosissimi moscerini che sono davvero molto irritanti. Infatti in qualche video ho pubblicato anche di cucina, ogni tanto si può svolazzare qualche moscerino. Quindi andate a tagliare con un paio di cesoio, di forbici, le parti di vegetali di pianta che stanno marcendo. Controllate che il terreno sia ben asciutto, perché i moscerini hanno bisogno di acqua, quindi nei ristagni di acqua fanno le loro uova e si proliferano. Quindi eliminate queste parti. Detto ciò, quando l'infestazione è già in corso, per eliminare i moscerini in maniera assolutamente biologica, quindi senza l'utilizzo di chimica o pesticidi di sintesi, la cosa migliore da fare è questa qui: servirci dell'aceto di mela, preziosissimo alleato non solo con i moscerini ma anche per le pulizie della casa, dei capelli, eccetera eccetera. Ma di questo ne abbiamo parlato già in altri video, andateveli a vedere all'interno della mia playlist. Abbiamo bisogno di 3 elementi, 4: l'aceto di mela, un boccaccetto, un barattolino, della pellicola alimentare semplicissima e uno stuzzicadenti, spero riusciate a vederlo. Cosa andremo a fare? La procedura è molto semplice e lineare. Andremo a prendere l'aceto di mela e lo verseremo all'interno del nostro barattolino. Non serve riempirlo tutto, ma riempitene diciamo un terzo, un quarto, insomma non tantissimo, va bene, diciamo così, può andare più che bene. I moscerini sono fortemente attratti dall'odore dell'aceto di mela. Adesso cosa andremo a fare? Andremo a prendere la pellicola, ecco la nostra pellicola, e andremo a chiudere il barattolino con la pellicola.
Adesso vi faccio vedere perché con la pellicola e non con un normale o comune coperchietto. Quindi andiamo ad appoggiare la pellicola. Guardate, in questa maniera qui faremo aderire, non si vede ma c'è, faremo aderire bene la pellicola sul nostro barattolino. E adesso è arrivato il momento di utilizzare il nostro stuzzicadenti e andremo a fare dei forellini sulla pellicola in questa maniera qui. Vi potete divertire perché è anche molto rilassante, non ne fate troppi altrimenti rischiate di rompere la pellicola. Cosa accadrà? I moscerini saranno attratti dall'odore del nostro aceto di mela e quindi entreranno all'interno del nostro barattolino. Adesso ve lo inquadro meglio, spero che i buchi li riusciate a vedere. Eccoli qua, li vedete? Adesso sì. Quindi entreranno ma non riusciranno più ad uscire, così si spera di aver eliminato il problema. Ma adesso il barattolino va collocato in quelle zone, in quelle aree dove i moscerini sono più frequenti. Adesso lasciatelo agire 24-48 ore, dipende dal vostro tipo di infestazione. Se ne avete pochi ci vorrà sicuramente più tempo, e quindi lasciatelo agire e poi vedremo come andrà a finire. Ma nel frattempo io voglio far vedere che non è una bugia quella che dico, ovvero che ci sono questi moscerini sparsi per la casa. Lo faccio vedere, vediamo se lo riesco ad inquadrare. Guardate, ecco, guardate, questa zona umida, come vedete vi avevo già detto che i moscerini hanno bisogno di acqua. Ecco, quel puntino lì è un moscerino. Questo è, guardate, purtroppo, guardate, ce n'è un altro qui, vi faccio vedere come che si muovono, e uno dice no ma io non ci credo, e invece purtroppo, guardate, adesso lo facciamo volare, vedete, si muove, siete riusciti a vederlo, spero. Eccolo qua, mi è salito sulla mano. Ed ecco qui, cari amici di Vino di Meno, il risultato dopo qualche giorno del nostro rimedio contro i moscerini. Eccolo qua, vediamo, spero che riusciate a vederli. Vedete le ali? Facciamo così. Eccoli qua, vedete? Sono entrati nella nostra trappola e non ne sono usciti più. Considerate che i più piccoli si dissolvono nell'aceto e considerate che questo rimedio con questo coperchio di pellicola, vedete, in trasparenza, vi durerà per circa 6 mesi, quindi oltre ad essere ecologico aiuta anche, è anche poco dispendioso, quindi non costa praticamente nulla. Adesso questa trappola potete posizionarla, non so, vicino alla frutta, ad esempio, quando avete i moscerini della frutta. Oppure va bene per i fruttivendoli, la mettono sotto le cassette per attirare i moscerini, quei fastidiosi moscerini che vi faranno marcire tutta la frutta. Oppure la mettete in giardino, nei luoghi più frequentati da questi terribili nostri piccoli nemici. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, guardatevi. Iscrivetevi sul nostro canale YouTube, ormai abbiamo raggiunto più di 10.000 iscritti, voi continuate ad iscrivervi e soprattutto attivate la campanellina per restare aggiornati e non perdervi tutti i nostri futuri video. Ciao amici, alla prossima puntata!